Ciao Luigi, sei venuto anche tu al supermercato oggi? Sì, devo comprare solo un po' di frutta. Ci sono le mele in offerta, io ne prendo 2 chili. Sì, lo so, sono buone, ne prendo un chilo. Oggi prenderò anche delle banane e delle pere. La frutta in questo supermercato è buona. È vero, ne vendono tanta ogni giorno. Come vanno le cose in famiglia? Bene, proprio questa mattina ho accompagnato mio figlio al primo giorno di scuola superiore. Veramente, va già alle superiori? Pensavo avesse 10 anni. No, ne ha appena compiuti 14. Come passa il tempo? Già. Adesso ti lascio. Mi ha fatto piacere vederti. A presto. Buongiorno, vorrei una pagnotta di pane casereccio. Non ne ho, abbiamo solo il pane integrale. Va bene, ne prendo mezza pagnotta. Vuole altro? Sì, vorrei della focaccia. Abbiamo questa. No, è troppo grande. Ne prendo solo un pezzo. E poi basta così. Vorrei delle fettine di pollo. Quante ne prende? Me ne dia 4, per favore. Ecco a lei. Abbiamo in offerta anche la carne di manzo. Va bene, ne prendo mezzo chilo. Macinata, per favore. Serve altro? No, grazie. Signora, vuole provare le nuove crostate? No, ne ho già prese 2 la scorsa settimana. Ma sono veramente buone, ne prenda un pezzo. Va bene, grazie. Usiamo solo marmellata fresca. Sono fatte in una pasticceria della zona. Me ne dia una. Grazie, a presto. Tre buste, per favore. Ecco a lei. Ecco lo scontrino. Buona giornata. Usually the particle Ne. is used to express quantities, numbers or negative quantities. In these cases it's called Pronome partitivo. and behaves like a direct pronoun. We use it to express a part of the whole or negative quantities. For example, let's see the answer to this question. Vuoi ancora della pasta? We could answer. Sì, prendo ancora un po' di pasta. To not repeat pasta again,
We use Ne. because we are talking about a quantity. So the answer would be. Sì, ne prendo ancora un po'. Let's see another example. Che belle arance. Prendo 2 chili di arance. We can substitute the second Arance. as follows. Che belle arance. Ne prendo 2 chili. Let's look at an example with negative quantities. Conosci un bravo dentista? No, non conosco nessun dentista. No, non ne conosco nessuno. Let's see how to answer this question. Mangi la pasta? I could say, Sì, la mangio. but if I want to express a quantity, I will say. Sì, ne mangio 100 grammi. Sì, ne mangio un piatto. As you can see in the first answer, I used the direct pronoun that replaces pasta. But in the other two answers, I used the pronoun Ne. because a quantity is expressed. We said that Ne. is used to express a part of the whole. So when we want to express totality, we don't use it. In fact, with Tutto. Tutta. Tutti. Tutte. we use the direct pronouns because it expresses the totality of the quantity and not a part. Let's see other examples. Quante torte vuoi? Le voglio tutte. Ne voglio 3. Quanto pollo prendi? Lo prendo tutto. Ne prendo una coscia. I clienti comprano i vestiti? Li comprano tutti. Ne comprano alcuni. In compound tenses, the past participle agrees in gender and number with the noun replaced by. Ne. Let's see some examples. Com'erano i pasticcini? Buoni, ne ho mangiati 5. Vuoi una birra? No, oggi ne ho bevute già 3. Luca, vuoi una caramella? No, ne ho già mangiate tante. Giulia, hai comprato i libri? Sì, ne ho comprati 3. That's all for this lesson. If you liked it and it was useful, don't forget to subscribe to the channel so you don't miss the next lessons.